Vieni con me. Ok Lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, l'insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, ti lascio il link della prima lezione di una serie di 3 lezioni perché questa è la terza. La lezione è per quanto riguarda la respirazione, quindi comincerai a fare la lezione da lì, ti lascio il link qui sopra. Poi la lezione successiva, che sono 2 posizioni, il Parsvakonasana, il Padivita Parsvakonasana, ti lascio anche qui il link della lezione. Questa è la terza, che il tema è il radicamento. Andiamo alla lezione. Si parla tanto del radicamento dei piedi a terra, però ovviamente i piedi devono essere mobili, quindi ci devono essere una mobilità che vada esattamente a cercare questo aggancio o questa ventosa sul pavimento prima di fare una posizione, in questo caso in piedi. Farò una posizione di Trikonasana tanto per dare un esempio di una posizione con questo discorso del radicamento. Allora, mettiamo che poi adesso vado a fare il Trikonasana, la posizione del triangolo in piedi con la gamba destra, per cui io devo appoggiare il piede sinistro, cercare di allargare il massimo possibile delle dita dei piedi, per cui ci sono anche degli esercizi per i piedi su una playlist che troverete esattamente nella mia pagina, l'importanza dei piedi. Allora, io premo l'alluce e poi vado a agganciare le altre dita dei piedi. La caviglia deve fare un movimento del piede in supinazione. Supinazione vuol dire proprio questo movimento dell'arco interno del piede verso l'alto. Quindi di sentire la parte esterna del piede. Fletto la gamba e cerco di spingere ancora di più a terra. Oltre a questo movimento meccanico, tutta questa parte che lo sto facendo, e la mia attenzione, il mio cervello è lì, ok? E quindi prende anche questa sensazione della caviglia, del piede, del movimento dei piedi, del radicamento. Quando stenderò la gamba non devo perdere esattamente questa posizione del piede e piano piano camminerò col piede destro avanti cercando di sempre di sentire quella sensazione che ho avuto nel movimento, nell'appoggio e nell'aggancio del piede sinistro. Quindi io vado finché io inizio a leggermente perdere, quindi mi fermo lì, per esempio. Qui è esattamente la posizione giusta per me. Quindi la larghezza delle gambe sarà esattamente in base alla tua percezione del piede sinistro, perché la posizione del Trikonasana deve assolutamente partire dalla gamba opposta, per cui dal piede opposto. Nel momento in cui aggancio il piede sinistro, per forza già la coscia sinistra ruota dall'interno all'esterno. Per dare un ulteriore movimento a questa rotazione del femore dall'esterno all'interno, quindi una intrarotazione, devo attivare il gluteo sinistro. Quindi non c'è bisogno di contrarre in una maniera eccessiva, attivare. Quindi sento che attivo il gluteo, ora sento che attivo anche il gluteo destro, perché i glutei sono degli ex rotatori delle anche. Quindi non devo essere io a fare il movimento del piede. Se io ho il piede radicato e contrago, stop, è già fatto. Ok? Quindi attivo, piede destro ora
si aggancia a terra, come il sinistro. C'è tutta una preparazione prima di andare nella posizione, attivo i glutei, quindi non sono contratti eccessivamente, e adesso c'è una inclinazione del bacino. Occhio che quello che succede è questo movimento. Cedo la intrarotazione, quindi faccio una extrarotazione dell'anca. Devo continuare lì. Ciò che devo fare con il bacino è questo movimento di oscillazione, di inclinazione sarebbe, inclinazione verso destra. Quindi porto la cresta iliaca destra verso il basso e la sinistra. Occhio di non perdere questa linea del bacino, di non lasciarlo qua. Okay? Non è che sia sbagliato questo, però stiamo cercando di farti capire, sto cercando di farti capire per estendere tutto il fianco sinistro. Perché dal momento che faccio questo, perdo esattamente come se avessi una corda, mi spezzasse proprio sull'anca sinistra. Quindi ci devo essere in linea, okay, per avere un massimo di stensione della catena laterale del corpo. Quindi il bacino si inclina, testa che va in quella direzione, quindi non guarda i piedi, non guarda verso destra, ma deve essere davanti. Ok. Cerco di inclinare il massimo possibile. Mano sinistra, gluteo sinistro e lascio il braccio destro. Ora porto l'attenzione sull'emitorace sinistro e da qui inspiro e espiro. Potrei anche mettere la mano per sentire se il mio respiro va completamente qui, cioè proprio tutto qui. Ah. E la mia colonna cede. E la mano destra va giù. Non perdere proprio la contrazione, l'attivazione dei glutei, il piede, il radicamento dietro, piedi che ratico, agganciano a terra e per ultimo il braccio sinistro. E su in alto. Bene. Allora, il discorso del radicamento, dovete anche pensare che non è soltanto il movimento dei piedi, l'aggancio dei piedi a terra, e avere mobilità alle dita dei piedi o alla caviglia o alle caviglie, ma è di portare un discorso molto particolare che affronterò più avanti e respirare con tutto il corpo. Per cui io inspiro e espiro attraverso i piedi. Sembrerà una cosa impossibile, ma invece no. Ok? Quindi dopo ti spiegherò bene esattamente questi particolari, però per adesso cerca di inserire questa idea. Il mio respiro era qua, la colonna andava giù in basso, il braccio andava giù in basso, ma qualche volta di inspirare con tutto il corpo, non soltanto qui, e espirare e buttare verso i piedi. I piedi si agganciano ancora di più a terra e danno una possibilità della colonna di muoversi. Ok? Adesso ho fatto con la gamba destra avanti, lo farai esattamente con la sinistra, sempre con le stesse idee, magari metti il pause nel video, torna indietro per magari ricordate dei piccoli passaggi che ho fatto vedere prima, quindi fai destra e sinistra e poi nella tua sequenza di yoga, quindi nella tua pratica, inserirai anche questo argomento che è molto interessante per quanto riguarda il radicamento
a terra. Ok? Oggi alla lezione ho finito e ricordati sempre che non ho detto all'inizio, perché è sempre così, perché mi dimentico, ho tanta voglia di insegnare, di passare esattamente delle informazioni, di dare delle informazioni, poi mi dimentico di dire che se non sei iscritto, iscriviti al mio canale e schiaccia la campanella per non perdere neanche una lezione, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Se ti fa piacere. Allora, c'è sempre una lezione nuova, quindi dalle 6:30 alle 7 dal mattino pubblico la lezione del giorno. Quindi se già ti svegli, vuoi praticare, eccetera, c'è già una lezione nuova. Ok? Bene, per oggi ho finito e ci vediamo lungo le strade.